Ciao ragazzi! Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dei tickets. Un po' buio perché la giornata oggi inizia tardi. Ci siamo spostati, abbiamo lasciato il laghetto dove eravamo poc'anzi. Dove era tutto bannato per noi, siamo stati un po' bannati come categoria di camperisti. C'erano molti cartelli, se non l'avete visto andate a vedere il video scorso, insomma, molti cartelli con divieto proprio ai camper. Probabilmente ci volevano gentilmente invitare ad usare i campeggi e le aree di sosta a pagamento. Quindi ci siamo spostati. Stiamo facendo un bel passo di montagna e ci troviamo a 1277 metri sul livello del mare. Infatti fa un po' freschino, vero? Sì, fa un po' freschino, per me fa sempre freschino. Siamo a Sorisca Planina, che è una famosa località sciistica. Vediamo proprio gli impianti qui intorno a noi, baite, ristoranti, un gran parcheggio, sicuramente qui d'inverno è super affollato. E come dicevo, impianti sciistici, insomma è una famosa località. Qui sulle Alpi Giulie. Siamo sempre in Slovenia, ma vicini al confine con l'Italia. Esatto, quindi diciamo che al Friuli Venezia Giulia non manca molto. Facciamo un giro di questa zona che non conosciamo bene e ci piace, al momento ci piace. Peccato per il tempo un po' variabile, però questo passa. In questo momento sta iniziando anche a cadere qualche gocciolina d'acqua. E niente, ci spostiamo e decidiamo dove fermarci. Tanto tonò che piove. E è venuta un bel acquazzone. Vabbè, qualche temporale estivo ci vuole, certo, poi in teoria durano poco. Ma poi in teoria, in pratica invece siamo sulla montagna, perché eravamo a 1000, non mi ricordo più, di quota. Mi ricordo, quasi 1300, quanto abbiamo? 1300. Quindi insomma ci sta, queste nuvole passeggere si scontrano con le montagne, giù piove, magari tra mezz'ora finisce. Questa è la valle, un po' nebulosa, non so se si vede bene, però c'è un passaggio sotto a questa roccia incredibile. La strada sarebbe bella, ma è visibilità scarsa. La cosa bella è che abbiamo incrociato un sacco di motociclisti, ma anche di gente in bicicletta, perché oggi è domenica, quindi va peggio a loro. Poveretti, che acquata. In moto tanto mi sembravano abbastanza con i giubbotti, quelli proprio da motociclisti, ma in bicicletta c'era tanta gente a passeggio perché 7-8 curve prima c'era il sole, insomma comunque non pioveva. E buonanotte, siamo andati a letto sotto la vegetazione. Improvvisamente è buio, non si vede più nulla. Ora scendiamo giù come le zucche, si rotola giù per la discesa, tutto in prima e seconda. Sì. Il freno motore. Guarda là. C'è un bel traffico su questa strada. Un altro tornante. Direzione Tolmin. 38 dice di chilometri. Là. Tolmin. Dobrodosli Tolmin, cioè quasi benvenuti a Tolmino. Tolmino, quasi lo scioglilingua. Ci siamo fermati qui, in questo punto, a Petrovo Brdo, così si chiama il passo. E abbiamo trovato una fontana d'acqua, così ne approfittiamo per riempire il nostro serbatoio. E poi da questo terrazzo panoramico, da questo terrazzino, controlliamo anche i pannelli solari e facciamo una piccola ispezione sul tetto di Charlie per verificare che sia tutto in ordine. Sembra di sì. Riempiamo il nostro serbatoio e proseguiamo. Facciamo il tifo per il sole. Forza!
is it so hard to be real? Speak the truth. Say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell. Stiamo facendo una strada che è da una settimana che si viaggia, perché non finisce mai, è lunghissima. Paesaggi bellissimi, ma una strada, mamma mia. Si costeggia il fiume. Esatto. In questo canyon che è fantastico. È una strada a fondovalle, infatti vicino al fiume, però è un po' strettina e col fondo non proprio ottimale. Però siamo scesi di 1000 metri. Sì. E poi ogni tanto gli automobilisti in senso contrario vengono un po' sparati. Quando si incrociano con noi siamo un po' più ingombranti, quindi insomma c'è da stare un pochino attenti alle curve, alle manovre. Però quindi siamo andati molto lenti e ci abbiamo messo tanto a farla. Ora dovremmo arrivare a questo benedetto Tolmino, che ancora non ho capito se è questo. No, ancora non ci siamo, perché manca 8 km. L'aggiornamento è questo. Is it so hard to be real? Speak the truth. You say you're sorry, I don't know why. You're too proud to work it out. You think time will tell and sort things out, but you know well that you never will if you don't. Guardate che colori, che acqua che abbiamo dietro di noi, che fiume. Dove Esatto. siamo? Ho studiato. Questo è il bacino dell'Isonzo. L'abbiamo raggiunto. Quello che stavamo costeggiando prima era il fiume che si immette quindi nel bacino dell'Isonzo. Quindi da qui poi prosegue il fiume Isonzo e arriva anche in Italia. E qui sembra un lago, ma in realtà è uno spanciamento, diciamo, del fiume. Sì, un grande bacino. C'è una grande vallata. Fa un'ansa, diciamo, un po' più grande fra questi monti. E, insomma, è bello. Questa frazione si chiama Santa Lucia di Isonzo. Siamo qui sulla strada, sentite un po' il traffico, abbiamo parcheggiato Charlie qui dietro di noi e ci godiamo questo spettacolo. C'è un'acqua surreale. Surreale. Veramente, sembra di ghiaccio. Di ghiaccio. Lasciamo questo luogo e percorriamo tutto il canale di Isonzo fino a raggiungere poi Nuova Gorica. Passiamo sopra l'Isonzo. Yuhui!
Nova Gorica. Tornati perché, non so se vi ricordate, è stata la prima cittadina slovena che abbiamo incontrato nel passaggio del confine fra il Friuli e la Slovenia. Ci siamo tornati, cercheremo ora un distributore per fare gasolio, perché sapete com'è, che in Slovenia costa 1,40 euro e in Italia molto di più. Quindi noi pieneremo il mitico serbatoio di Charlie. Sì, Siamo quasi a metà serbatoio, insomma, quindi faremo un refill. E niente, poi vogliamo passare il confine e rientrare in Italia, perché vogliamo vedere una zona del Friuli che non conosciamo. Rientriamo in Italia. Eccoci in Italia. Salutiamo la Slovenia. Ciao Slovenia, grazie di averci ospitati e rientriamo in Italia. Gorizia, sono veramente attaccate. Basta fare un passo se è a Gorizia, un altro passo se è a Nova Gorica. Quindi qui parlano doppia lingua. Sì, sicuramente, infatti anche il distributore parlano anche italiano, ovviamente, perché insomma, Fatto il pieno fino all'ultima goccia. appunto stavo dicendo, abbiamo proprio scolato la pompa del diesel, quindi ora proprio pieno, insomma 1,40 euro, 1,42 mi sembra, quindi insomma 1114 km di autonomia. bene, speriamo di usarli per girellare tanto. Buongiorno ragazzi, nuova giornata qui da Butrio. Buongiorno, si fa per dire, però buongiorno lo stesso. È una giornata grigia e adesso sta iniziando anche a piovere. Qualche gocciolina sul parabrezza di Charlie non ci fa sperare bene. Purtroppo abbiamo visto le previsioni, sembra che per i prossimi 2-3 giorni piova. Quindi vabbè, noi continuiamo il nostro tour, perché non ci ferma la pioggia. Non ci ferma assolutamente. E vogliamo andare verso una città che non abbiamo visto, ovviamente. Quindi siamo qui nel Friuli e la città più vicina è Udine. E quindi qui a pochi chilometri. esatto. E la vogliamo visitare, quindi un bel tour per Udine, sperando di non bagnarci dal capo a piedi, però insomma abbiamo l'ombrello, ci vestiremo un po' adeguati. Ci facciamo una passeggiata in centro, dai. Esatto. Quindi niente, andiamo, cerchiamo un parcheggio per Charlie e poi si va di gamba. Abbiamo trovato un parcheggino proprio per noi a pagamento qui nelle vie centrali. Vi faccio vedere, questa è una zona a pagamento con strisce blu. Abbiamo pagato 60 centesimi all'ora, resteremo un paio d'ore almeno fino alla fascia pranzo e laggiù c'è la macchinetta per pagare. Questa sembra una via centrale, non sappiamo ancora quanto disti dal centro, ma essendo pavimentata così fa pensare che siamo proprio nelle vie, nel nucleo di Udine. Nel frattempo che Fede era a fare il biglietto è passato un nuvolone nero e ha scatenato giù una bella pioggia. Ora già in questo momento è passato, stiamo valutando come vestirci e poi comunque andremo lo stesso, prenderemo qualche goccia, ma almeno faremo 2 passi per visitare Udine e vi porteremo con noi. Chi di voi ha mai visto Udine? Scrivetecelo. E come vedete siamo muniti di ombrelli, lasciamo Charlie e andiamo da quella parte. Speriamo che sia la parte giusta però. When I go to reach out and to roam, there is no perception of a home. For when it's all been said. Ci stiamo avvicinando al centro e siamo di fronte alla scuola Alessandro Manzoni, scuola media, e la statua di Garibaldi. Abbiamo ritrovato Garibaldi. Garibaldi che abbiamo trovato in Calabria
ferito ad una gamba e qui invece lo troviamo con Arzillo. Arzillo, con una bella postura. And no, there's no room for one-track minds anymore. I'm reading on the book of my own life, and to a point the surface is alive. Allora amici, ci troviamo esattamente in piazza 20 settembre, una piazza squadrata piuttosto grande dove fino a poco tempo fa veniva fatto il mercato. Adesso è stato trasferito in piazza del Duomo, abbiamo letto. Dietro di noi abbiamo un bellissimo palazzo che a detta di tutti sembra essere il più bel palazzo di tutta la città, è la casa veneziana. Mentre dal lato opposto, proprio dietro alle nostre spalle, c'è sempre un altro palazzo storico, si chiama Palazzo Klékler, che è del 1833, particolare per i suoi stucchi. Purtroppo li vedete un po' grigi, ma questa è la giornata di oggi e non ci possiamo fare veramente nulla. Anche a noi ci vedete un po' grigi. Ora proseguiamo e cerchiamo di raggiungere la piazza della cattedrale. E proseguendo siamo giunti finalmente in piazza del Duomo, siamo davanti alla cattedrale di Udine. Che a quanto abbiamo letto promette bene, perché all'interno pare esserci uno stile barocco molto pronunciato, che fa da contrasto poi con la facciata esterna, che è molto semplice, mattoncini rossi e molto lineare, diciamo. Quindi se la troviamo aperta andremo a vedere, ma i portoni sembrano chiusi. Non sappiamo se è un discorso di orario, di giornata, non lo so. Ci proviamo. Ci proviamo. Come avete visto l'ingresso era aperto e abbiamo ammirato la cattedrale in tutta la sua bellezza. Bellissima, veramente. Volevo aggiungere una nota di merito per l'Italia, perché effettivamente noi giriamo per vari stati, però ritroviamo anche notevoli bellezze nelle nostre chiese, come nelle nostre città italiane in generale. C'è tanta bellezza e tanta arte in Italia, quindi per quello a volte noi ci dispiace lasciarla un pochino indietro, e oltre a vedere, come vi dicevo, queste nazioni, abbiamo piacere di vedere anche città italiane, maggiori, minori, non importa, che comunque hanno tanto da offrire. Quindi se potete veramente visitatela l'Italia, perché ne vale davvero la pena. Detto questo volevo aggiungere anche una nota storica riguardo gli affreschi di questa chiesa, che sono attribuiti al Tiepolo. Pensate un po', quindi abbiamo veramente dell'arte incredibile. Continuo a dirlo, sarò noiosa, ma l'Italia è bella.
Qui accanto alla cattedrale abbiamo questa corte interna del palazzo Morpurgo. Qui c'è anche un museo all'interno del quale sono custoditi dei pesci fossili molto particolari. Questa è anche una zona dove potersi rilassare con le panchine, e troviamo lì dietro anche un'area spettacoli, ovviamente quando non piove. Quando il tempo è un pochino più clemente. Vabbè, niente, la prendiamo così. Sfruttiamo i portici così ci ripariamo dalla pioggia e raggiungiamo un'altra piazza che sembra essere veramente spettacolare. È spettacolare. È spettacolare. I friulani la conosceranno sicuramente. E ospita il fiore all'occhiello di Udine, che è ora vi facciamo vedere, Guarda che roba. Siamo giunti in Piazza della Libertà. E dietro di noi c'è il famoso castello di Udine. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Piazza veramente enorme, e all'interno della quale troviamo le statue di Ercole e di Caco. Nessuna battuta è ammessa, grazie. Alle mie spalle troviamo la loggia del Leonello. Fu costruita successivamente alla loggia piccola, che era praticamente adiacente al castello, perché fu ritenuta inadeguata appunto in quanto piccola. Quindi venne costruita anteriormente questa loggia, chiamata Loggia Nuova. Fu completata nell'anno 1456 e realizzata su un progetto dell'orafo udinese Niccolò Leonello, appunto, che da lui ovviamente prese il nome. L'edificio ha caratteristiche veneziane e la cosa da segnalare particolare è che nell'angolo destro, poi magari ve lo inquadriamo meglio, c'è una statua molto particolare della Vergine Maria che tiene da un lato in braccio il Bambin Gesù e dall'altra proprio il castello di Udine. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me